Non sappiamo mai come iniziarli questi video. Allora inizio io. Oggi siete dei tatuatori. Voi sapete che quando uno va da un tatuatore a farsi un tatuaggio, prima gli viene fatta una bozza dell'idea che propone, no? Io oggi vi chiederò di propormi delle cose sulla base delle mie idee. Poi te le tatuiamo però. Prima guarda come vengono. Se questo video raggiunge i 10.000 visualizzazioni tatueremo Kama. 10.000 visualizzazioni. Impegnatevi. Come al solito, 5 manche, 10 minuti di tempo e imprevisti quando capita. Quando capita. Occasionalmente. La prima manche è Carolina. Buongiorno, sono Carolina. Carolina hai una voce molto familiare. Buongiorno, Ecco. sono Carolina. Purtroppo un mese fa è mancato il mio cane Camillo. Era un bovaro del Bernese a cui piaceva un sacco giocare con i serpenti che trovava in giardino. Mi chiedo come mai sia venuto a mancare. Mi piacerebbe che lo stile fosse tipo Flash old school. Potreste prepararmi qualche bozza, per Ma favore? di cosa? Nel tatuaggio Oh commemorativo no. del cane? Cavolo, cani. Questa prima mancia è già vinta mia. da te. Mi raccomando, gli piaceva giocare coi serpenti e gli piaceva la parola diplopia. Ma che è diplopia? È una malattia degli occhi? Sì, è quando vedi tutto sfasato. Ma era un comando, com'è che ne è venuta a conoscenza di questa parola? Diplopia! E subito Siete pronti? Sì. 3, 2, 1, parte il timer. Mi sento in colpa perché adesso penso che questo cane sia stato ucciso dai serpenti e io lo sto circondando di serpenti. Sento il caldo. Il caldo. 2 minuti e mezzo. Cosa? Madonna. Non è possibile. Infatti anch'io mi ricordo che giusto 2 secondi fa avevamo appena iniziato, bei tempi. No, vabbè, è orribile. È la cosa più brutta che abbia mai fatto. Hai ancora 40 secondi per rimediare. Bene o male, perché ora sì che va tutto bene. Ora in 40 secondi ribalta completamente la situazione. Stop. Come ti sembra? Terribile. Tu che ne pensi? Io a un certo punto ho give upato e basta. Ok, dai, speriamo bene. 3, 2, 1. È sotto sopra. Va visto così. No, non va visto così perché è morto. Mi piace questo serpente, sembra più una scolopendra che un serpente. Cos'è la scolopendra? Niente che ti riguarda. Va bene. Ah, cacchio! Mi sono scordato una cosa. Aspetta. Ecco, scusa. No! Anch'io ci avevo pensato, ma poi me ne sono dimenticata. Meno male che me ne sono ricordato io in tempo. Cama. Carolina! Devo dire caro. Riccardo, tu l'hai rappresentata proprio come me lo ricordavo l'ultima volta che l'ho vista. Ho voluto proprio rappresentare l'istante, no? Tuttavia, non è proprio old school quel tatuaggio. Io me l'ero immaginata di più come quella di Francesca. Va bene. Tra l'altro mi piace tantissimo che i 2 serpenti formano un cuore proprio attorno al mio Camillo. E c'è scritto anche RIP. Francesca più Riccardo più 61 Francesca 53 Riccardo. E Francesca ha rappresentato proprio come volevo io questo tatuaggio. Ma tu Riccardo hai preso i punti perché hai rappresentato l'ultimo istante di Camillo. Se andassimo a metterli in decimi, tu hai preso la sufficienza e io 5, un Sì, punto ma sotto. Cama, dovresti cercare di essere più decisivo. Ok, allora Francesca Ah, ok. Voleva dire nei miei confronti. Quindi ti do 10 puntini in più, ecco 73 perché rappresenta proprio bene. Proprio bene. Proprio bene. Seconda manche. Buongiorno, sono Eusebio. Mi sono da poco fidanzato con l'amore della mia vita. Si chiama Filomena. Riuscireste a farmi una scritta artistica del suo nome proprio qui sul tricipite? Sul tricipite. Tenete in considerazione che a Filomena piacciono un sacco i fiori e gli ippopotami. in questa scritta dobbiamo tenere in considerazione questa cosa. Va bene. Pronti? Sì, sì. Si dia inizio agli 10 minuti. Non ho capito, Eusebio, vuoi un lettering o vuoi una cosa anche figurativa? Una scritta artistica. Scritta artistica. Questo è proprio quel tipo di commento che farebbe veramente Eusebio. Volete sapere alcune richieste assurde che sono state realmente fatte ad alcuni tatuatori? Vai. Uno gli ha detto: ti dico subito che i tatuaggi non mi piacciono, puoi farmene uno neutro. Ma perché vai a fare un tatuaggio se non ti piacciono? Qual è lo scopo? Ecco qua. Ho aggiunto proprio quel dettaglio che piace sempre ai tamarri. Cioè? Sei un tamarro, Rick? Non mi sono mai posto la domanda. Beh, lo sei stato, Quando? Ma tu che vuoi? Quando ti mettevi le cravatte nelle ginocchia. La classica mossa da tamarro. Forse ho scoperchiato un vaso di Pandora che non andava scoperchiato. No, infatti, dagherò. A 4 minuti e mezzo restanti vi lancio il primo imprevisto. Ne sentivo proprio una mancanza, guarda. Aggiunta. Scusate, sono sempre io, Camilla. Ma come Camilla?
Crossover. Vorrei aggiungere un tatuaggio a questo signore. Il vostro tatuaggio del mio povero era bellissimo. Non è che potreste aggiungerci anche la scritta TVB per sé in un punto a vostra scelta? Ma dove? All'altro disegno? Eh sì. Ma cosa? Cosa dobbiamo aggiungere? TVB per sé. Per sé. Per sempre. Non sei aggiornato, non sei giovane. È proprio una cosa da giovani, 20 anni fa. Buongiorno, sono Carolina. Avete fatto la mia modifica? Eccola qua. Ho cercato di integrarla bene con lo stile dell'illustrazione. Ho dato delle forme sinuose che potessero rappresentare anche la figura del serpente. Certo, poi la guarderò meglio. Mi è piaciuto non doverlo giustificare in nessun modo. 40 secondi. Stop al timer. Che brutto. Io sono soddisfatto Sì? invece della mia scritta artistica. Cerco di dare molto valore alla... Ma perché tu ogni volta mi guardi? Dai, basta solo che aspetti 2 secondi. È troppo. No! Com'è andata? Te non me ne frega un cacchio, vediamolo subito. Ma è bellissimo! Ma dai, ma tu hai fatto la stessa identica idea. Tu hai dato molto più valore alla scritta, perché a tutti gli effetti c'è della calligrafia, soltanto che ha un tratto molto più da tatuaggio. Questa qua è più un'illustrazione. Posso dire che io questo qui me lo tatuerei. È bellissimo. Grazie, sono contento che ti piaccia. Ma tanto non importa che piaccia a te. Deve piacere Eusebio. Sì, Sono entrambi molto belli. è diventato Claudio Manca. Sono entrambi molto belli. Riccardo, mi piace molto che hai fatto l'ippopotamo proprio bene. Però Filomena hai messo poco in risalto e io la amo molto. Francesca, la tua scritta Filomena è proprio bella. L'ippopotamo è un po' in secondo piano, ma va bene così. Francesca. Volevi dire frog tattoo. Frog tattoo. Più. Come si chiama il suo negozio? Il mio Rick Tattoo. Rick Tattoo. Più. Ho dato 79 a Francesca perché ha messo in risalto il nome dell'amore della mia vita e è riuscita a rappresentare bene l'ippopotamo e il fiore. Non si sa che accento abbia. Da dove vieni, Eusebio? Un po' di qua e un po' di là. Mia mamma è di Roma E tu, papà? e sardo. Riccardo, tu hai fatto l'ippopotamo molto bello, però Filomena si vede un po' poco, sembra un po' lo stendardo di qualche fiera. Adesso è diventato Perugino. Di qualche fiera. E niente, 79 a 49, ma te puoi rifare con la prossima manche. Posso far notare comunque che questo ha preso 49, ma questo ha preso 52, buono. Ma che Kama non sia obiettivo nel suo dare punti, l'abbiamo capito. Ma lanciamo un dado allora nei prossimi video. Facciamo così, prossima sfida. Lanciamo i dadi. Lanciamo i dadi. Va bene, c'è stato un imprevisto però. Hai ragione. Ciao. Avete fatto quindi il mio TVB per sé? Io l'ho aggiunto piccolino sotto perché secondo me ha una scala gerarchica, quindi un secondo sguardo vai a vedere anche che lo amavi per sempre. Bello. Io invece ho voluto inserire alcuni degli elementi caratteristici, per esempio, del serpente. Le mie lettere hanno questi cosini un po' alla Tim Burton. Bello, però un po' ridondante, mi sa. Io questa sfida la chiamerei sfida dove vince Francesca. E quindi io darei un 5% in più a Francesca e un 2% in più a Riccardo. Terza manche. Buongiorno, sono Carmine, il cugino di Carolina. Mi ha consigliato voi due come tatuatori. Purtroppo 2 mesi fa ho contratto una terribile malattia chiamata brucellosi. Da quel momento ho aperto gli occhi sul mondo. Mi piacerebbe che riusciste a esprimere con un disegno il mio essere profondo che mi aiuti a non rinunciare mai A che cosa non rinunci mai? alla voglia di vivere. Cos'è la brucellosi? Non è importante. Come non è importante, l'hai contratta? È una zoonosi causata da batteri appartenenti al genere Brucella. L'importante è che riuscite a rappresentare la voglia di non rinunciare mai in stile orientale, grazie, perché mi piace molto il Giappone. Ma che vuol dire? Non so, ora ci ragiono. E allora se inizio a questa terza manche, 3, 2, 1, via. Minuti e 40. Cioè questo sta venendo stranamente simpatico. No, anche il mio sta venendo carino. E quindi? E quindi pensavo che almeno questa l'avrei vinta. Ma carino non vuol dire che poi funziona. Stop.
Com'è andata, Francescina? Questo è il primo di cui sono più o meno contenta, è come l'avevo pensato. Anche io penso di essere andato bene. 3, 2, 1. È molto carino il tuo, Ma il tuo è proprio da tatuaggio. Che scritto è? È l'ikigai, la filosofia giapponese per vivere più a lungo e meglio. E poi ci ho messo la tigre, che nei tatuaggi giapponesi è il simbolo di forza, resistenza, ma anche protezione. Riccardo, tu che mi dici? Il mio è un giapponese che tiene in mano il nostro pianeta. Dimmi se non è forte lui. Io passerei ai punti e poi vi motivo la mia scelta. Francesca. Più. Considerando che questo secondo me è il migliore che hai fatto. Anche secondo me, ma non secondo Carmine. Ma non secondo Carmine. Carmine! Riccardo. Più. Quello di Francesca non si capisce bene se è una tigre, è un serpente. È palese che è una tigre. Ha le strisce. Mi piace perché ha proprio quello stile dei giapponesi che disegnano i tigri, però Che ne sembrano più dragoni. esatto, lo vedi e non è proprio una tigre. Esatto. Riccardo invece non sembra un tatuaggio. Cioè, può coprire tutta la mia schiena. Certo, può coprire tutta la tua schiena. E in effetti potrebbe coprire meglio la mia schiena. Ti do 2 punti in più. Grazie. Senza offesa, Riccardo. Potrebbe essere che vado da lei a tatuarmi. Va bene. Mi piace anche la scritta giapponese con i kanji che hai messo. Kanji. Quante ne sai, Carmine? Sono giapponapoletano. Giappoletano. Giapponetano. Quarta manche. Buongiorno, sono Jessica, sono una grande appassionata della Marvel. Mi piacerebbe tanto avere il tatuaggio di Rufy di One Piece sulla spalla, però in stile comic americano, per favore. Ne hanno parlato molto bene di voi. Ah sì, anche di me? Su 4 persone sono venute, nessuna si è fatta tatuare da me. No, proprio di te mi hanno detto che sei bravissimo a fare i manga. Per questo lo vuoi in stile comic americano? Andiamo avanti, per favore. 3, 2, 1, via. Tu come va, Francesca? Ma ascolta, che dire? Sicuramente la Marvel non è il mio stile. Infatti non lo sto facendo in stile Marvel. Come? Non mi sta venendo. Ma poi perché uno si dovrebbe tatuare sta roba? È questo che non capisco. Sei giudicato Jessica? No. Piccola pausa, imprevisto. Oh, stava andando tutto così bene. Ragazzi, sono minorenne. Dovreste convincere la mia mamma che posso farmi questo tatuaggio. Cacchio, è un vero tatuaggio. Io sto a fare un'illustrazione. Il più convincente di voi, giuro che faccio il tatuaggio da lui. Va bene. O da lei. Anche perché l'altro, se no si piglia una denuncia. Ok, ci siamo? Sì, com'è andata? E diciamo che non è un tatuaggio, ma per il resto può essere simpatico. Volevo fare... Senti, ma chi se ne frega. Non è un tatuaggio, questo è ciò che ho da dire. Anche il mio. 3, 2, 1. Quel braccio sinistro, Francesca, è anatomicamente molto strano. Vai, ti ci voglio fare l'anatomia corretta di un braccio allungabile, fammi sapere. Mi piace. Anche il tuo. Ma che cosa? Nel senso, ho provato a associarlo alla figura di Spider-Man, solo che Spider-Man è dinamico, slanciato, non mi dà quella stessa sensazione di concreto statico, palesemente Marvel. Invece il mio, vedi proprio il tatuaggio, Ma no? guarda che potrebbe essere un tatuaggio questo. Sì, a onore del vero devo dire ho preso proprio una posa di Superman e ci ho messo le caratteristiche di Rufy. Quindi ora procedo alle votazioni. Francesca. Sì. Più. Riccardo. Più. Poco di meno. Non ti sono piaciuti per niente questi tatuaggi. Non tanto. Quello di Francesca effettivamente ha la faccia Marvel, ma non mi piace molto il braccio da rivisitare ed è un po' statico. È Marvel! Non dire che la Marvel è statica, sennò ti linciano. Quello di Riccardo sembra poco Marvel, ma mi piace molto la posa del personaggio, che ricorda molto Spider-Man, e a me piace tanto Spider-Man, questa fusione tra Rufy e Spider-Man. Spider-Man. Però mi ricorda molto di più il Rufy manga. Ma questa cadenza ti è uscita fuori adesso? Sono milanesi. Quindi come convincete la mia mamma? Signora, facciamo così. Mi dica. Lei mi paga il tempo che ho impiegato per fare questa bozza. Io non glielo faccio. Guardi, io non sapevo nemmeno che lei fosse venuta qui. Mi aveva detto che andava dalla sua amica. Io non le pago proprio niente. Lei stava per fare un tatuaggio a una minorenne di 9 anni. Adesso chiamo i carabinieri, vediamo. Lei come si giustifica, Rick Tattoo? E io stavo facendo un'illustrazione, non stavo facendo un tatuaggio, quindi io sono qui a disegnare e lei è la tatuatrice. Ah, è così che stanno le cose? Io se lei non mi paga lo scascio la denuncio. Il suo atteggiamento non mi piace proprio per niente. Non verrò mai più qui. Le tolgo 10 punti.
Addio. Va bene. Invitiamo le persone che ci stanno seguendo, i tatuatori, quelli veri, a scriverci nei commenti quali sono le richieste più assurde che vi hanno fatto. Siamo molto molto curiosi. Quinta manche, l'ultimo è Gilberto. Buongiorno, sono Gilberto, sono emo dalla nascita. Questo è il mio primo tatuaggio, mi piacerebbe che rappresentaste la mia emosità attraverso lo stile gotico. Adoro il tè con i biscotti, i gatti e la pioggia. Così posso piangere senza essere visto. Riuscireste a farmi qualche proposta? Madonna, in stile gotico niente di che, insomma, una cosa easy. Io ci sono. 3, 2, 1, via. Interrompo il timer a 4 minuti dal termine per lanciare il terzo e ultimo imprevisto. Buongiorno, sono Eusebio. Purtroppo mi sono lasciato con Filomena. Che rottura di scatole. Forse non era l'amore della mia vita e ora mi ritrovo ad avere il suo nome sull'avambraccio. Che potreste trasformarlo in un tribale? Vi do 5 minuti aggiuntivi. Un tribale? Ora l'hai sentito? Sì, ero così concentrata sulle mie cose che mi sono proprio estraniata. Quindi da 4 minuti si passa a 9 minuti. Allora, chi è che si era lasciato con chi? Io, Eusebio, con Filomena, un'incredibile settimana d'amore. Hai fatto bene a tatuarti, quindi non lo dovresti coprire. Dici che dovrei trovare un'altra che si chiama Filomena? E il mio consiglio è quello, sì. Quanto manca? 1 minuto. Vediamo come fare sto tribale, va? Vabbè, se può consolarti anche Francesca, appena iniziato. Tre, due. Non è vero! Cacchio, tu gli hai fatto l'ombrello, mi sono scordata che volevo fare la pioggia sulla vetrata. Abbiamo fatto uguale. Francesca, dimmi la tua proposta. È come quella di Riccardo, ma senza la pioggia. C'è una cosa che nel tuo è più corretta, che il gatto è nero. Nel senso che il gatto nero nel gotico, ok, il gatto bianco meno. Però tu ci hai fatto questa cosa che è molto gotica, le alette, il centrino, l'ombrello meno. E soprattutto questa enorme, gigantesca tazza dove si beve 1 litro di tè. Ma nella mia tazza si riflette la luna. Senti, ma dove la vedi? Questa è la luna? Certo, anche questa, vedi? La luna e Giove. Certo. Francesca, più Riccardo, più si equivalgono più o meno. Riccardo ha messo più elementi che ho chiesto: la pioggia, l'ombrello, il gatto, il tè. Quello di Francesca manca la pioggia, ma compensa il fatto che è nero. La vetrata mi ricorda un pelo di più le vetrate gotiche. Sai che invece a me sembra... È presente Cuzco? Mi sembra uno stemma dorato. Ok, io mi ero immaginata una vetrata. Quello di Riccardo invece sembra più una finestra. L'ombrello è più orientale che gotico. Vi ho dato così tanto perché sono forse i disegni più belli che avete fatto. Nella vita. No, nella vita no. Tu, Francesca, hai usato uno stile che solitamente attribuirei di più a Rick. In effetti mi stupisce, Rick, che tu l'abbia fatto bianco. Prova a invertire i colori. Molto più gotico. 2 punti in più. Più. Saranno giusto quei 2 punti che mi faranno vincere. Bravi. Ma che me fate vedere il tribale? Ha detto che l'ippopotamo gli piaceva. Secondo me gli porterà soltanto sofferenza. Tanto vale cancellarlo tutto. Potresti avere ragione. Vedo i punti. Francesca, do 2 punti, sei comunque impegnato. Riccardo, gliene do 7. Ma 94-99% perché Riccardo ha fatto questo tribale che sembra tutta una pataccona, però mi ricorda lo stemma di Arlong di One Piece. A me One Piece piace e piaceva anche a Filomena. È arrivata finalmente alla fine di questa sfida. Facciamo le somme. Vediamo chi dovrà aprire un negozio di tatuaggi. Risultati. Oh, per pochissimo Francesca. Per pochissimo. C'è quella seconda manche che soltanto quella. 329 a 281 questa volta Francesca ha strabattuto il dominio delle sfide di Riccardo. io questo però me lo voglio tatuare veramente. Posso?